Ah! Microsoft ha deciso che ci vuole fare uscire veramente fuori dai gangheri tutti quanti, ma piccolo spoiler, non ci riuscirà neanche questa volta. L'azienda di Richmond infatti ha deciso che di riffa o di raffa, volenti o nolenti, dobbiamo utilizzare tutti quanti un account Microsoft con tutte le relative implicazioni per la privacy. E qualora te lo stessi chiedendo, no, non è un pesce d'aprile. Andiamo a vedere che è successo. Ti senti pronto? Iniziamo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? In passato ci è capitato qualche volta di trattare l'argomento account Microsoft e giustamente, vedendo le mie remore in merito, qualche membro della community mi ha chiesto: scusami Vito, ma cosa hai contro gli account Microsoft? Ebbene, faccio due premesse. La prima è che queste sono delle mie considerazioni assolutamente personali, ma anche in qualità di tecnico, e la seconda è che comunque gli account Microsoft hanno anche dei vantaggi indiscutibili. Tuttavia, le mie remore nello specifico sono legate innanzitutto a un problema di privacy, perché è arcinoto che proprio tramite gli account Microsoft vengono raccolte delle notevoli quantità di informazioni personali e non sull'uso che facciamo dei nostri computer, dei software e quant'altro. E tutto questo di per sé sarebbe già sufficiente, ma dobbiamo considerare che genera anche una serie di pubblicità mirate che ci vengono veicolate tramite la raccolta dei nostri dati personali, ci crea il problema della sicurezza, perché nel momento in cui ci viene hackerato un account Microsoft, oltre ad avere ovviamente accesso a tutte quante le nostre email su Outlook collegate all'account stesso, potremmo involontariamente aver fornito anche l'accesso a tutti quanti i documenti che teniamo sul cloud. C'è poi il discorso che un account Microsoft è indissolubilmente collegato alla connessione a internet, e nel momento di scarsità di connessione potremmo anche avere difficoltà ad utilizzare tutti quanti i nostri dispositivi. E in ogni caso, detto tutto questo, secondo me l'utente dovrebbe avere il sacrosanto diritto di scegliere se utilizzare o meno l'account Microsoft, cosa che, come vedremo tra un attimo, non sarà più possibile, almeno in teoria, con l'adozione dei nuovi aggiornamenti di Microsoft, in particolare naturalmente di Windows 11, che vogliono limitare, o meglio escludere completamente questa nostra facoltà. Andiamo a vedere nello specifico cosa è successo. Di solito non lo faccio mai, ma questa volta per una questione tecnica ho dovuto riascoltare il passaggio precedente e mi sono accorto di avere ancora una discreta voce da cornacchia per via del raffreddore. Va bene, comunque direi che la voce è in ogni caso comprensibile, e mentre aspettiamo che questo benedettissimo raffreddore mi passi, andiamo a vedere che cosa titolava multiplayer.it solamente poche ore fa. Il titolo è questo: Windows 11 blocca la scorciatoia per evitare l'account Microsoft durante l'installazione. Microsoft infatti ha deciso di rimuovere lo script che permetteva di configurare Windows 11 senza un account connesso a internet. Lo script che andavamo a richiamare con un comando semplicemente non esiste più, e quindi anche lanciando quel comando non otteniamo risposta e siamo costretti comunque, almeno all'apparenza, lo ribadisco, ad utilizzare l'account Microsoft. Con l'ultimo aggiornamento per gli insider di Windows 11, infatti, Microsoft ha rimosso l'escamotage di cui abbiamo appena parlato, che permetteva di installare Windows 11 senza dover accedere con un account Microsoft, ma soprattutto senza la necessità di essere per forza connessi ad internet sul PC su cui stavamo effettuando l'installazione. Questo cambiamento sarebbe stato annunciato con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'esperienza utente, costringendo di fatto ogni nuovo dispositivo a completare la configurazione dell'account Microsoft per poter terminare l'installazione di Windows. Come se non bastasse, oltre alla rimozione del comando bypass NRO, che era quello che ci consentiva appunto di effettuare senza account e restando anche offline l'installazione di Windows 11, Microsoft ha insistito sulla necessità per i PC che vogliono installare le prossime versioni di Windows 11 di essere dotati di TPM 2.0 e altri requisiti
requisiti minimi, ma in questo caso nessuna paura, perché sono delle situazioni che abbiamo già esaminato in video trascorsi e ci sono una serie di escamotage che ti consentono di effettuare comunque l'installazione. Ma il punto focale è che Microsoft vuole che gli utenti si dotino sostanzialmente di PC di nuova generazione per farci girare su il suo Windows 11. Ma tornando al problema dell'account Microsoft obbligatorio, Punto Informatico propone una soluzione e ci dice che è fortunatamente ancora possibile installare il sistema operativo senza account Microsoft, ottenendo lo stesso risultato dello script che abbiamo appena citato tramite questo comando, che tuttavia, a mio avviso, è un comando un pochino eccessivamente arzigogolato e soprattutto più difficile da utilizzare in fase di installazione. E allora, come possiamo fare? La soluzione ce la propone un brillantissimo utente DX che risponde al nome di Whether or Not, che ci propone un comando semplicissimo da lanciare in fase di installazione e che ci andrebbe a fare aprire direttamente la schermata in cui possiamo scegliere di inserire i dati relativi all'account locale, bypassando completamente la creazione dell'account Microsoft. Funzionerà? Non funzionerà? Andiamo subito a vederlo insieme. Per mostrartelo meglio e per tua comodità ho pensato di crearti un file con tutte quante le istruzioni dettagliate e da cui potrai fare un comodissimo copia e incolla in fase di installazione di Windows. Per andare a procurarci questo file apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il sito e una volta aperto ci porteremo qui in alto nella sezione che si chiama Downloads. Una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Bypass Microsoft Account. Ma nel caso in cui non dovessi riuscire a trovare immediatamente questo download, niente paura, non farti cogliere dal panico e scartavetrati immediatamente qui in alto a destra sulla lente di ingrandimento. Cliccando su questa lente, infatti, potrai andare a cercare qualsiasi file all'interno del nostro sito digitando anche semplicemente una parte del nome. Dato che il nostro file di oggi si chiama Bypass Microsoft Account, scriverò semplicemente la parola bypass. Effettuiamo la nostra ricerca e vedrai che in pochi istanti troverai il file che stai cercando. Facciamo un clic per andare a scaricarlo, il download è istantaneo perché si tratta di un minuscolo file di testo. Clicchiamo a questo punto su questa iconcina qui per andare ad aprire la cartella dei nostri download e potremo chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Facendo doppio clic per andare ad aprire questo file di testo vedremo che al suo interno ci sono delle semplicissime istruzioni da seguire nel momento in cui, come ti mostrerò tra un istante, dovremo creare il nostro account locale. Quello che ti consiglio di fare è di salvarti questo file da qualche parte per eventuali utilizzi futuri ed eventualmente di stampartelo anche per averlo sotto mano e poter seguire facilmente le istruzioni durante la fase di installazione. Andiamo a vedere come funziona. Mentre, come abbiamo visto tante volte sul nostro canale, stiamo installando Windows 11, ci troviamo ad un certo punto di fronte a questa pagina che ci chiede di sbloccare la nostra esperienza Microsoft. L'unica possibilità che abbiamo è quella di cliccare su questo pulsante accedi e una volta che clicchiamo veniamo costretti ad aggiungere un account Microsoft. Non ci sono altre possibilità, non possiamo andare avanti senza inserire il nostro account. E detto per inciso anche senza essere collegati a internet. E allora a questo punto ci viene incontro il nostro scriptino. La prima cosa che faremo, seguendo proprio le istruzioni dettagliate che ti ho lasciato nel file, è di premere la combinazione di tasti Shift ed F10. Fatto questo, come vedrai, si aprirà una schermata di MS-DOS. Dovremo cliccare per attivare questa finestra e al suo interno andremo a digitare il comando che ti ho appena mostrato,
ovvero start spazio ms meno cxh due punti local only. Fatto questo ci basterà dare un invio sulla nostra tastiera e, come puoi vedere, in pochi secondi, come per magia, avremo la possibilità di utilizzare il nostro account offline inserendo i nostri dati. E missione compiuta anche oggi, ma se è vero che tutto è bene ciò che finisce bene, mi chiedo anche come mai mamma Microsoft continui così ostinatamente a mettere i bastoni tra le ruote a noi utenti, e mi auguro sinceramente che un bel giorno qualcuno di quelli che contano ai piani alti di Redmond si degni di ascoltare le lamentele di noi utenti e di venirci incontro. Ma veniamo a noi e veniamo soprattutto ai nostri ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti solo ed univocamente proprio per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!